Ciao ragazzi, sono emozionatissima, questo è il mio primissimo video in lingua italiana e ho già fatto questa entrata 7 volte perché niente, non mi viene, però spero proprio che questa sia la volta definitiva. Parlare in lingua italiano. In lingua italiano facciamo 8ª volta, così 8. Se già mi conosci, grazie per aver cliccato su questo canale. Se invece sei nuovo o nuova, ciao! Mi chiamo Valentina e questo è un canale di viaggi sostenibili. Dunque, considerato che questo è un periodo in cui non si viaggia perché ovviamente la situazione la conosciamo, siamo tutti bloccati qui dentro in casa, io inclusa e sono a Londra, e ho deciso di creare questo video alternativo. Innanzitutto alternativo perché è in lingua italiana, secondo perché voglio rispondere a quella domanda che mi è stata fatta tantissime volte ogni volta che ho preso quelle decisioni fuori dal normale. Come hai fatto? Mi viene chiesto, mi è stato chiesto quando ho lasciato l'Italia per venire a Londra e mi è stato chiesto quando ho lasciato il lavoro fisso per iniziare questa adventure, questa avventura su YouTube. In questo video oggi ci si eleva mentalmente. Quindi se sei come me, molto probabilmente a un certo punto della vita ti sei guardato intorno e ti sei reso conto che non ti trovavi esattamente dove ti aspettavi di essere considerata la tua età, la tua situazione in generale. E quando questo succede, solitamente tendiamo a confrontarci con gli altri. Quando ci confrontiamo con gli altri ci rendiamo conto di quanto realmente lontani siamo dai nostri obiettivi e questo ovviamente va a creare frustrazione, insoddisfazione, insicurezza, eccetera. Queste sono state le mie 4 regole d'oro, mi piace chiamarle così, che mi hanno aiutato quando ho deciso di lasciare in Italia e venire a vivere e lavorare e a crearmi una vita nuova qui a Londra. Regola d'oro numero 1. Cambiamo il pensiero, smettiamo di dire perché io non posso e iniziamo a dire come posso io. Oggigiorno i social media rendono talmente facile il paragone con il meglio della vita degli altri con il peggio della nostra vita. Perché, diciamo la verità, ogni volta che entriamo su Facebook, su Instagram, su YouTube, vediamo sempre quello shot perfetto, quello scatto perfetto. Quando guardiamo queste cose, non dobbiamo limitarci a dire perché io non posso avere quella vita, o perché io non posso guadagnare 10.000 euro al mese, o perché non posso avere quegli addominali. Iniziamo piuttosto a chiederci come posso io avere quella vita, come posso io fare quel viaggio, come posso io guadagnare 10.000 euro al mese. Anche perché, diciamo la verità, se qualcun altro prima di noi l'ha fatto, vuol dire che è possibile e vuol dire che anche noi possiamo farlo. Giusto? Quindi dobbiamo smettere di avere una mentalità povera che non fa altro che trovare scuse di fronte a qualsiasi cosa e iniziare piuttosto ad avere una mentalità ricca che ci aiuterà a prendere decisioni. Vi porto un esempio personale. 7 anni fa vivevo in Italia e mi trovavo in una situazione di insoddisfazione della vita in generale, perché ho sempre avuto quella cosa che voglio andare a vivere all'estero. Io vedevo tantissima gente che partiva, chi andava negli Emirati Arabi, chi andava in Australia, chi andava in Inghilterra e io me ne stavo lì seduta sul letto della mia camera a chiedermi perché io non posso andare all'estero, perché io non riesco a prendere la decisione di partire. E la mia non era che una mentalità povera e non facevo altro che trovare scuse e a continuare a posticipare questa cosa di voler partire. Poi a un certo punto qualcosa è cliccato nel mio cervello, non so cosa, ma c'è stato proprio un click che mi ha fatto passare a come posso io andare all'estero? E così ho iniziato ad informarmi e documentarmi e poco dopo sono finalmente partita. Quindi come l'ho fatto io lo potete fare anche voi, basta semplicemente cambiare il modo di pensare. Da mentalità povera a mentalità ricca. Regola d'oro numero 2, concentrati su te stesso. Io lo so che concentrarsi su se stessi è difficilissimo, soprattutto come si diceva prima oggigiorno che con i vari social media ci si confronta l'uno con l'altro. Quello che adoro fare è ascoltare video motivazionali su YouTube perché secondo me danno quella carica e quell'energia che è al di fuori del normale, anzi vi consiglio di farlo. E qualche mese fa ho trovato questo video motivazionale che portava questo esempio che adesso voglio ripetervi.
Dunque immaginatevi che siete fermi al semaforo con la vostra Fiat, ma dietro di voi si ferma una Ferrari e tu te ne stai lì in macchina e guardi la Ferrari che ti sta dietro. A un certo punto arriva il verde, tu sei distratto a guardare la Ferrari che ti sta dietro e la Ferrari accelera, ti supera all'impicchiata, VUM! Al semaforo successivo tu ti trovi accanto alla Ferrari di prima. Tutto questo per dire che smettila di guardare chi ti sta dietro, chi ti sta accanto, a sinistra e a destra. Concentrati sulla strada che tu devi percorrere. Ognuno va alla sua velocità, non importa se gli altri vanno a 160 km/h e tu vai a 80 km/h. L'importante è che tu sei focalizzato e ti concentri sulla strada da fare, perché quello che importa in questo momento della tua vita sei tu e nessun altro. Quindi se sei in un determinato momento della tua vita e ti accorgi che sei indietro rispetto agli altri, non angosciarti, anzi cancella quelle persone dalla tua vita, perché vuol dire che in questo momento sono nocive per te. Se io vi metto angoscia, per esempio in questo momento, cancellatemi, perché vuol dire che in questo momento io non faccio bene a voi. Tutto questo per dire che non dovete preoccuparvi, angosciarvi e soprattutto farvi indietreggiare o influenzare dall'opinione altrui, dall'opinione di gente che magari conoscete adesso, però nei prossimi 5 anni non avete più nulla a che fare con loro, quindi voglio dire, chi se ne frega, o no? Regola numero 3, esci dalla tua zona di comfort. Lo so, è difficilissimo lasciare la strada che già si conosce per prenderne una di nuova e che non sappiamo dove ci porterà. Questa probabilmente è una delle cose più difficili da fare. Ma ve la ricordate la frase che quando l'acqua arriva alla gola si impara a nuotare? Beh, credetemi, è proprio così. Quando si esce dalla situazione di comfort, quando si esce da una situazione che conosciamo, per avventurarci in qualcosa di nuovo, in qualcosa che non abbiamo mai visto e affrontato prima, è proprio lì che la nostra forza e la nostra energia sale, rinasce, si fa viva, si fa forte. Quindi dobbiamo abbandonare il perfezionismo e quell'idea di dover continuare a rimandare le cose fino a quando non abbiamo una situazione a noi che è perfetta, perché comunque le cose migliori si imparano nei momenti peggiori. Quindi quando siamo totalmente da soli, al di fuori della nostra zona di comfort, lontano dai genitori che ci danno consigli, dal fratello che magari ti presta 2 soldi, dal fidanzato o la fidanzata, gli amici, eccetera, è in quel momento che si impara davvero a crescere e soprattutto a conoscere quanto forti e indipendenti possiamo essere senza l'aiuto degli altri. Perché avere la perfetta conoscenza di noi stessi, di quello che possiamo fare, delle nostre abilità, è secondo me la cosa più importante in assoluto. Vi porto un esempio personale. Prima di arrivare a Londra ero super terrorizzata perché sapevo che sarei stata qui da sola e l'unica cosa che avevo era un ostello prenotato per 3 notti. Basta, poi non avrei saputo dove andare, cosa fare e qui non avevo né amici né parenti che potevano eventualmente darmi supporto. Però mi andava bene così perché era una situazione che io mi ero creata. Quindi prima di partire per Londra ero immersa da questi trip mentali della serie: come faccio io a pagarmi l'affitto, o come faccio io a aprirmi un conto in banca, o come faccio io a pagarmi le bollette. Questi pensieri che ovviamente andavano a creare ansia e una sorta di disagio. Però, come si diceva prima, quando l'acqua arriva alla gola si impara a nuotare. Io dopo una settimana che ero arrivata a Londra ero riuscita ad aprirmi il conto in banca, ero riuscita a firmare un contratto di lavoro, ero riuscita a firmare un contratto così potevo dormire perlomeno in una stanza e non sotto un tetto e tantomeno in un ostello. Quindi tutto questo per dire che è vero, quando si esce dalla zona di comfort si imparano a fare quelle cose che altrimenti non si farebbero in una situazione normale, in una situazione di comfort. Ed è proprio quando si esce dalla zona di comfort che si capisce in realtà il valore che abbiamo e la forza che noi abbiamo e che possiamo poi a nostra volta trasformarla in opportunità e soprattutto girarla agli altri. Regola d'oro numero 4 è: cosa vado a rimetterci? Ora prendete un foglio e lo dividete in 3 colonne. Nella prima colonna andate a scrivere quelle cose, una sotto l'altra, che non riuscite a portare a termine.
Nella colonna di mezzo andate invece a scrivere il piacere che provate nel non portare a termine quelle cose che in realtà dovreste. Nella terza colonna andate a scrivere invece cosa andate a rimetterci, cosa ci perdete. Vi faccio un esempio personale. Nella prima colonna io ho scritto che non riesco a fare una corsa al giorno anche solo per 20 minuti. Nella seconda colonna ho scritto il piacere che provo nel non andare a correre, quindi il piacere è quello di starmene sul divano mangiando patatine e schifezze varie, e nella terza colonna ho scritto invece cosa vado a perderci. Qui ho realizzato che ci vado a perdere di salute, di vitalità, di energia. E ovviamente tutte queste cose qui vado a perderle a lungo termine. Quindi questo esercizio ci fa capire quanto sciocchi siamo nel rinunciare a quelle attività quotidiane che poi ci porteranno dei frutti e dei benefici a lungo termine. Tutto questo per dire che non dovete stressarvi dell'opinione altrui, del pensiero altrui, della critica altrui che oggi c'è, perché magari a lungo termine di quella critica non ve ne fregherà più niente, perché voi avete la vostra vita e magari quelle persone non le vedrete più. Quindi, prima di rinunciare a qualcosa nella vostra vita, andate a guardare a lungo termine cosa andate a perderci, perché magari rinunciare oggi non ne vale la pena. Quindi ragazzi, queste sono le mie 4 regole d'oro che ho iniziato a mettere in pratica 7 anni fa. Se non le avessi mai messe in pratica, probabilmente starei ancora vivendo in Italia, e invece adesso sono a Londra vivendo la vita che finalmente avevo voglia di vivere e davvero ne vale la pena. Quindi cambiate mentalità, cambiate giri, prendete decisioni che non avete mai preso prima per far cambiare le cose che girano intorno a voi, perché se mai fate partire quell'effetto a domino con la prima scelta, nulla cambierà e nulla partirà. Quindi ragazzi, questo è il mio primissimo video in lingua italiana. Fatemi sapere ovviamente se vi è piaciuto, se vi è piaciuto l'argomento, se vi ho stimolato. Fatemi sapere se volete altri contenuti di questo tipo, perché ovviamente sono felicissima di condividere con voi queste perle di saggezza che ho imparato durante questi anni di cambiamenti e di evoluzione. Ovviamente non dimenticatevi di iscrivervi al canale, è gratuito, e ovviamente ricordatevi di attivare la campanella per le notifiche. Vi consiglio inoltre di guardare questo video che parla di come sopravvivere a questo periodo di quarantena e come sentirvi impegnati dentro casa. Ovviamente il video è in lingua inglese, ma non dimenticatevi di attivare i sottotitoli, oppure di guardare questo video che parla invece di prodotti solidi per evitare una vacanza stressata che parte già dall'aeroporto. Quindi consigliatissima la visione di questi 2 video. Ci vediamo settimana prossima. Mi raccomando, state sereni, state a casa, non fate cazzate e concentratevi su voi stessi. Ciao!